Buongiorno da Lisbona, purtroppo siamo con l'Ababux, molto purtroppo, però mi aiuta con le spese della stanza e del volo, quindi va bene così. Adesso andiamo a prendere un caffè cercando di non morire, vi faccio vedere live. Ma prima caffè, poi parliamo di tutto il resto. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, che nada te va a pasar. Ma sarà buono? Bah, quello che ho preso ieri no, per niente. Infatti sto bevendo poco caffè, ho preso un caffè e un matcha. L'odore è terribile. Non è male, ma è mega acido. Ecco, infatti l'odore. Però è buono. Obrigado. Adesso, mentre ci dirigiamo all'uscita, vi racconto un po' il piano della giornata. Va bene, dopo l'ennesima interruzione, stavo dicendo, stiamo andando al flea market per fare un giro, per fare 2 foto BBB e niente, oggi ci facciamo una giornata insieme di foto in giro per Lisbona, una Lisbona che ho trovato super turistica, piena di gente, non mi lamenterò perché sennò, cioè nel senso non posso perché sono parte del problema essendo qui, però è veramente stipata, pensavo ci fosse molta meno gente. La roba però di cui posso lamentarmi sono i prezzi di Lisbona, perché costa tutto quasi più che a Parigi. Io sono stato a Porto 2 anni fa, oltre ad essere più bella, questo resta tra di noi, la roba, cioè in generale, mangiare, vestiti, cose, costava tutto quanto sensibilmente meno. Banalmente, anche solo le hits o le sigarette costavano 2-3 euro in meno. A sto giro invece costano tipo 50 centesimi in meno. Adesso va bene l'inflazione finché vogliamo, però Sal de tu nido, paloma. ho trovato una Zenith con l'Helios attaccato e adesso non ho modo di verificare effettivamente se sia disintegrato l'obiettivo o no, però non sembra troppo sporco, costa 50 euro, ovviamente cash only, e quindi vado a prelevare e la compro con tutto quanto, ma tanto poi userò solamente la lente. Allora, questo è quello che mi sono portato a casa per 50 euro, il resto non mi interessa solamente l'Helios, non so che versione sia, non ne capisco così tanto, ma lo volevo da un botto, l'ho trovato, non costava molto e allora piamolo. Paloma, paloma linda, vuela paloma, libre, linda paloma, sin miedo. Volevo sollevare una questione, a parte che vabbè il posto è molto carino, sembra molto El Rastro a Madrid, però secondo voi perché hanno inventato il cappellino senza visiera? Cioè è una cosa stupida, è tipo una mega chippa, una papalina, ma senza il coso, non posso continuare questo discorso perché sennò poi mi bannano dappertutto, ma perché? Cioè a che cosa serve? Tanto vale che te lo compri con la visiera perché sennò è brutto. Ok, basta riga, fine, andiamo da un'altra parte perché è caruccio ma comunque non è grande come quello di El Rastro. Andiamo a cercare da mangiare perché io ho fame e comunque a Lisbona non è che si mangi così bene, neanche a Porto per carità, però qua siamo proprio
Allora, a parte che per me il mercato in realtà è molto bello e soprattutto È vero. è ventilato, cosa che col sole che c'è, il fatto che ci sia così tanta aria aiuta un pochino. Per il resto cucina tipica portoghese, abbastanza mediocre, buona, nel senso che sicuramente siamo di bocca buona, però il baccalà alla fine è del normalissimo pesce, che fritto è buono, ma fritto è buono tutto. Abbiamo mangiato anche da incredibile, tra Pizza l'altro. Hut, era incredibile. Come dicevamo, forse noi siamo la vergogna dell'Italia, perché per noi La Pizza Hut spacca sul serio. Pizza Hut però, è incredibile. A me tipo la pizza napoletana non piace. Con questa cosa probabilmente mi arriverà una shitstorm rara. Faccio un matarazzo di cognome, ti autorizzo io. Ok, perfetto, sono autorizzata da un local. Andiamo a cercare un posto dove mangiare. Comunque l'ultima volta che mi avete visto in viaggio era a Valencia e il video non l'avete visto perché... Obrigado. Perché il tempo faceva vomitare, ha piovuto tutti i 5 giorni, 4 giorni quanto siamo stati, e quindi questo è il viaggio ufficialmente di ritorno, se vogliamo metterla così, è anche il viaggio che mi sta piacendo. E in questo periodo sto usando stranamente molto il 30, in realtà è un 20 croppato. Da quando sono andato a Roma per il video del Papa che trovate qua, insomma, lo trovate in giro, mi sto divertendo, tant'è che ci ho fatto anche le foto al mercato. Come sapete io non sopporto il 28 mm, il 30 un pochettino in più, non lo so, sto provando cose nuove, così un po' pazzo impazzito. Ma ora mangiamo. Ma va che bello! Io queste cose instagrammabili tendenzialmente non è che le sopporto, madonna. Pacca. La mazza, fa vedere. Comunque tutti sti muri sono veramente una figata con queste mattonelle. Sto cercando di filmarne il più possibile per mettere insieme un mini video che però sarà sull'altro canale. Niente, adesso ritorniamo verso Alfama però, che come vi avevo detto volevo passare una giornata in quel quartiere, dato che è uno dei più carucci, così ve lo faccio anche vedere. Quello che vedete dietro di me è una raccolta di fotografie di immagini di vita quotidiana di Camilla Watson, tra l'altro si chiama come me, per cui facilissimo, me lo ricorderò, ed è un progetto fotografico nato nel 2010 in cui l'artista ha praticamente raccolto una serie di foto recenti della comunità del quartiere Los Lagres, che è il quartiere dove siamo in questo momento, più qualche altra foto un pochino più vecchia. Adesso vi faccio vedere un po' di cose. Questa per esempio è una foto del fine 800, primi 900, oppure del 2010, e su ogni foto sono segnati i nomi delle persone presenti. Amalia y Tomás, qui non si legge ma questa foto mi piace tantissimo. Perrito. E sono foto meravigliose di questa comunità.
c'è stato un imprevisto, ero convinto di aver preso anche la seconda batteria del Pocket 3, invece non l'ho presa, l'ho lasciata in camera, quindi fortunatamente siamo vicini perché come vi ho detto volevamo girare per Alfama. Dobbiamo fare un pit stop, ma direi pastel de nata obbligatorio. In questo posticino, che ora non si capisce, non rende forse neanche, abbiamo mangiato l'altra sera e io ho preso un bacalao a brass, credo si chiami così, che è tipo una specie di piatto misto con bacalao e verdure, e lui invece ha preso il Siete sempre chorizo. ossessato del canale mio? Un po'. E lui invece tipo ha preso del chorizo che però... Sì, era un salame letteralmente grigliato e per carità, cioè nel senso c'era scritto sul menù me la sono accollata io, però non me l'aspettavo, cioè era un pezzo di salame di, come si chiama, di salsiccia passita alla griglia. Sì, ma pezzo grande. Sì, era un salamente, non farmi fare gesti, però è buono, Vabbè. un pezzo è buono, tutto quanto. Approfitto di questo scorcio che è bellissimo per fare una riflessione. Io effettivamente sto scattando un pochettino meno del solito perché è sicuramente bellissima la città e ve la straconsiglio, Porto ve la consiglio sempre di più, però non è troppo nelle mie corde per far foto. Qui è più molti scorci che sono incredibili, che però a me non interessa fotografare. Qualcuno l'ho filmato, sì, e da quel punto di vista forse mi piace un po' di più, però proprio a livello strettamente fotografico abbiamo visto città che mi hanno stimolato di più, ecco, mettiamola così. E poi sono ancora convinto del fatto di avere addosso un po' di traumi dal Giappone. Mi sa che non vi ho mai parlato del viaggio in Giappone, o quantomeno in italiano, forse l'ho fatto quei video in inglese. Eh sì, mi sa che l'ho fatto solo in inglese. Vabbè, like se volete la versione italiana della mia esperienza in Giappone di 2 settimane, penso lo farò lo stesso, like o no, ma voi mettetelo lo stesso. Ho appena trovato uno spot incredibile che sarebbe fighissimo fotografare, ma non passerà mai nessuno, a parte che sta passando qualcuno. Ok, siamo a uno dei miraduri, a.k.a. punto panoramico, e la Camilla sostiene che sia quello di Santa Luzia. Secondo me non è questo, ma vabbè, comunque andiamo e vi faccio vedere un po' di roba. Adesso dovremmo scommetterci qualcosa. Avevi ragione. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ho lasciato Enrico da solo 5 minuti perché andavo a cercare un bagno e in realtà ho trovato 2 ragazze carinissime che facevano la pigna colada e quindi ho preso la pigna colada e ho trovato il bagno. Sulle note di questo tramonto ci salutiamo, la giornata volge al termine, spero vi siate divertiti, spero che il video vi sia piaciuto, spero che le foto, quelle che c'erano, vi siano piaciute, i video, sempre quelli che c'erano, vi siano piaciuti. Io sono abbronzatissimo, te per niente. Non è vero, verrà fuori la mia. Nel caso ci vediamo domani a Cascais o quando insomma vedrete voi il video, spero a breve. Prossimi step sono appunto la costiera, quindi iscrivetevi, lasciate un like, tante care cose, un sacco di cuoricini e alla prossima. Cercherò di far parlare meno la Camilla perché è super petulante, è una grande sofferenza per me, non immagino per voi. Non è vero, io... Ciao, tante care cose, cuoricini.